Volo, vitto, alloggio completamente gratuito in un altro paese dell'Unione Europea a scrocco, grazie all'Unione Europea. Questo è il video che fa per te. Bella raga, oggi sono qui in un video diverso da quelli del solito, perché vi voglio parlare di questa opportunità che l'Unione Europea eroga per tutti i ragazzi, tipo dai 16 fino ai 30, una roba del genere. Alcune non hanno limiti d'età verso il là, mettiamola così. Però sono veramente una figata. In questo momento in cui è stato pubblicato questo video e probabilmente lo stai guardando, io sarò già in Romania per cogliere questo terzo scambio quest'anno con, come vi ho detto nella intro, non è clickbait, effettivamente volo, vitto, alloggio gratuito. Allora, io ho qua il mio bellissimo fogliettino del solito taccuino di cui avevo parlato anche nel video del video dei Kerry, in cui mi sono segnato i punti salienti, perché sennò potrei farci un podcast che dura 5 ore come quelli di Joe Rogan. Allora, prima domanda. Cosa sono questi progetti Erasmus Plus e come partecipare? Allora, questi sono effettivamente dei progetti, come avevo detto, Erasmus Plus erogati dall'Unione Europea. Cosa sono e cosa si fa in questi progetti? In questi progetti di solito durano una settimana, credo che io devo fare adesso questo qua in Romania di 10 giorni, in cui c'è un tema particolare e ragazzi provenienti da paesi, da 4, 5, 6, 7 paesi dell'Unione Europea si ritrovano e fanno delle attività per discutere di un tema particolare, che può essere, per esempio, può essere anche sostenibilità ambientale, oppure io avevo fatto quello degli stereotipi e stigmatizzazioni all'interno dell'Unione Europea o come valorizzare le aree rurali. Quest'ultimo sarà su come affrontare la disoccupazione giovanile con delle abilità, quali abilità servono per combattere giustamente la disoccupazione giovanile e tanti altri temi diversi. Come partecipare a questi progetti europei? Ci sono delle associazioni sparse per il territorio, anche in Italia, poi io vi parlerò della mia esperienza in questo video, in cui tramite le quali è possibile partecipare a questi progetti. Come vi ho detto, anzi no, ora sarò un po' più specifico. Allora, io ho detto volo, vitto, alloggio gratuito. In realtà, cos'è che è? Di solito, nella maggior parte, le associazioni mettono un budget per ogni paese se deve andare in un altro posto, perché tu paghi il volo, però poi loro ti ridanno indietro i soldi. Mentre per vitto alloggio, quelli sì che effettivamente è gratuito, non dovrete spostare un euro, visto che comunque ti ospitano in una casa, sei lì, oppure in un camping, oppure in un albergo, mettiamola così. Tutti i ragazzi siete lì, con camere che possono essere o divise per ragazzi della propria nazionalità oppure miste, di solito miste comunque. E lì comunque cibo 3 giorni, colazione, pranzo, cena, sempre pagato. È per questo che io ringrazio il cielo per questa opportunità, sono veramente contento. Poi, sempre scaletta, come ho partecipato? Allora, come ho partecipato io? Io 2 anni fa avevo partecipato a un progetto che puntava ad avvicinare le politiche europee ai ragazzi. Essendo anche consigliere comunale, era arrivata la lettera in comune, però sorvoliamo tutta questa parte qua. L'anno scorso dovevo andare a presentare questo suo progetto a Strasburgo, poi per il Covid non è stato, hanno detto facciamolo online, bla bla bla. Comunque la signora che organizzava il tutto mi ha preso a cuore e non appena saputo che c'era un gruppo di ragazzi di Cinisello che doveva partire, cioè, stavano cercando un group leader, però non prendete il group leader con le pinze, perché alla fine è del tipo fai la riunione con gli altri group leader ed è una roba molto easy. In realtà sei una persona qualunque, mettiamola così. Mi ha chiamato un mese prima della partenza per andare a Creta, il primo viaggio che ho fatto a fine maggio, e mi ha detto guarda Isacco, c'è questa opportunità di andare a Creta e manca un group leader, c'è questo gruppo di ragazzi di Cinisello che vuole andare, manca una persona, una sottospecie di referente, però in realtà
nemmeno così tanto. Vorresti andare? Vi ho detto, guarda, devo vedere col lavoro, devo vedere le ferie, però potenzialmente sì, molto probabilmente sì, anche perché poi mi ha spiegato tutto quello che ho detto io prima, vitto, alloggio, tutte quelle robe lì. Andiamo avanti, mi contatta la referente del progetto italiano, la referente dell'associazione italiana per questo progetto qua, devo andare a Creta. E ora poi mi ha detto sì, sì, facciamo un colloquio così cos'ha, vado a Creta. Allora, ora passo effettivamente all'esperienza di Creta. Come ho detto, c'era questo gruppo di ragazzi di Cinisello che doveva andare, io non li conoscevo, abbiamo fatto delle videochiamate prima, ma tanto per capire chi siamo, cosa facciamo nella vita e a che ora trovarci in aeroporto banalmente o come prendere i biglietti. Vabbè, esperienza a Creta, arriviamo lì, tampone fatto, bla bla bla, ok, però vi devo dire che è stata veramente una figata. Io ho fatto dal 24 al 31 maggio. Partito il 24, tornato il 31, quindi credo 6 giorni in mezzo, cioè l'esperienza concreta sono stati i 6 giorni in mezzo. Scusate, guardo la scaletta, ma è fondamentale perché sennò io mi perdo via. Allora, luogo. Luogo ero a Hania, Hania, seconda città più grande di Creta, però non eravamo proprio in città, eravamo un pelino fuori perché eravamo a 300 metri dal mare, in questo camping che si chiama Camping Hania. Io vi dico 300 metri al mare, non sto scherzando, adesso cominceranno a partire foto da qualche parte comunque, perché effettivamente noi 4 minuti a piedi ed eravamo in spiaggia. Questa è stata una figata atomica. Comunque, Camping Hania, in questo camping c'erano dei bungalow, noi stavamo nei bungalow da 4-5 persone. Un'altra figata è che c'era il bar, c'era il negozio, quindi potevi comprare tutto, e inoltre c'era la piscina. E tu sei a dire, ma tu sei andato in paradiso? E dico, sì ragazzi, è stata veramente una figata. Ovviamente piscina gratuita, che bello. Bar, dove le cose costavano poco, per noi italiani costano poco, cioè una birra a 2,80 euro, 2,50 euro, 2,80 euro, durante l'happy hour, cioè l'aperitivo era 2 euro, quindi immaginate, o i cocktail a 4 euro normalmente e meno durante l'aperitivo, quindi cioè, è stato fantastico. Paesi partecipanti. Io non me li sono segnati, però vado a memoria. Romania. Vabbè, Grecia, le ragazze che organizzavano. Italia. Ok. Lituania, Lettonia e Portogallo. Io spero di non essermi dimenticato niente. Comunque 5 paesi più quello ospitante. Ed è stato molto molto figo. Cioè, parlare anche banalmente con i lituani, capire, cioè, sono persone molto distanti da noi, cioè nel senso anche un po' più fredde, non solo per il clima, ma dico in generale, perché noi mediterranei siamo molto più aperti rispetto ad altri. Comunque star lì, parlare, cercare, cioè capire come sono diverse le culture tra di loro, quali sono i punti di collegamento, quali sono i punti che ci allontanano, è una figata. E io ci tengo a precisare una cosa. Tu vai lì, ovviamente parli in inglese, ma fidatevi che non è un problema. Se voi sapete dire ciao, come stai, rispondere a questa roba, good morning, cioè, voi non vi preoccupate che era una figata. C'era un ragazzo rumeno che non sapeva dire niente, si è fatto comunque la settimana, diceva hi Isaac, good, good, cioè mi sembrava tipo Cristiano Ronaldo quando giocava, cioè, quello sapeva. Comunque si è divertito anche lui, voi non vi preoccupate sull'inglese, voi dovete andare, buttarvi e provare, che anch'io io dicevo, oh mio Dio, devo parlare in inglese, tutte queste robe qua, sono andato lì, te la cavi, cioè non è un problema quello. Fai una settimana in cui parli in inglese, però non dico che sia una cavolata, però si riesce a fare tranquillamente. Poi, attività fatte lì. Ce ne sono state tante. Io vi parlerò ovviamente di quello di quelle più importanti. Allora, il programma principalmente qual era? Era colazione,
anche lì molto tardi, dalle 8:30 alle 9:30 colazione, 9:45 iniziare l'attività del mattino, all'1 o all'1:30 comunque c'era il pranzo, stacco fino alle 3, dalle 3 alle 5:30 erano attività. A pomeriggio, alcune volte c'era pure pomeriggio libero, quindi proprio relax completo. Poi di sera cena alle 7, dalle 7 alle 7:30 cena, poi di sera 3 sere sono state utilizzate per fare la serata interculturale di cui vi parlerò dopo, mentre le altre erano libere. Quindi, banalmente, ragazzi, cosa facciamo stasera? Andiamo in spiaggia? Sì, tutti con i felponi in spiaggia a parlare, i lituani con la bottiglia di vodka. Io vorrei dire, ma siamo dei quindicenni per caso, vabbè, però è stato molto divertente. E le vere attività culturali svolte parlavano, il tema di quella settimana lì era stigmatizzazione e stereotipi all'interno dell'Unione Europea. Infatti il titolo di quella settimana era Get in my shoes, cioè mettiti nei miei panni, mettiamola così, molto, traduzione molto sommaria. È stata una figata, sì, perché molte, io ho visto soprattutto come venivano analizzati certi temi da ragazzi di altri paesi. Questa è stata la roba figa, perché banalmente parlare di immigrazione, ok? Io sono l'esempio concreto, i miei genitori sono l'esempio concreto, io sono figlio dei miei genitori, mettiamola così. Però vista da fuori è tutta un'altra cosa. Se tu ne parli qua con le persone che conosci, sanno già. E poi dal punto di vista italiano, noi lo sappiamo su certe cose. O anche solo a parlare di omosessualità, transfobia, persone con disabilità o persone che sono state in carcere, prigionieri, quelle erano le attività fighe. Poi, vabbè, questo è stato il core comunque, la roba principale. Su questo abbiamo fatto, vabbè, cartelloni, dibattiti è una parola filosofica, però in realtà è di parli del tipo, secondo voi un prigioniero, un ex prigioniero, quali problemi ha all'interno dell'Unione Europea? Perché e quali sono i modi per cercare di superarli? Cioè, questo dibattito intendo. È una roba molto tranquilla. E tutte le attività, in tutte le attività facevamo dei gruppi. In questi gruppi doveva esserci per forza solo una persona per paese affinché tu parlassi, cioè eri costretto per forza a parlare con gente che non conoscevi. Questa era una delle cose fighe. Se no, ci sono anche attività di apprendimento, energizer, per svegliarsi la mattina era alle 10 probabilmente, però molto molto figo. Queste attività qua poi aiutano molto anche a legare con persone che conosci da 2 giorni. Due in particolare di cui vi voglio parlare, ma io vedo che il timer, mamma mia, quanto siamo avanti, vabbè. Due delle attività particolari, tipo, di cui voglio parlare, una è stata io lo chiamo gioco delle 3 sedie, ma in realtà non si chiama così. Allora, in una sedia metti una sedia passato, una sedia presente e una sedia futuro. Chi voleva, ovviamente non si era forzati a farlo, chi voleva poteva andare lì, parlare di problemi che ha avuto quando era piccolo, robe del genere, vedere se nel presente li ha superati o meno, però poteva parlare letteralmente di tutto. Poi noi ci siamo focalizzati su problemi e robe del genere. Se nel presente è riuscito a superarli o meno, ci sta ancora lavorando, come sta cercando di superarli, futuro magari parlare di un proprio sogno, cosa si vuole fare da grande, tutte queste robe qua. E fidatevi che è stato allucinante, lì era pianti, mette pianti, io piango mai, piango 5 volte all'anno. Ho detto a mio amico, io piango 5 volte all'anno e mi sono giocato già 3 slot con i progetti, quindi figuratevi. Però sì, anch'io sono andato lì e ovviamente ho dovuto aprirmi ed è una cosa che non faccio normalmente, fidatevi. Per chi mi conosce sa che arrivo fino a un certo punto, poi non mi apro. Tornando a noi, invece, l'altra attività figa
che questa io l'ho adorata, è stata Secret Friend. Allora, io non so se c'è l'immagine del muro, però... Allora, cos'è che succede? Uno dei primi giorni che siamo arrivati lì, la nostra referente manager, mettiamola così, Joanna, ci ha detto: ragazzi, dobbiamo fare Secret Friend. Ognuno scriva il proprio nome su una busta, potete metterci sotto anche Instagram, i social a cui volete che la gente conosca, tutte queste robe qua. Io, per esempio, avevo messo il mio canale YouTube per dirvi. Lo attaccate su questa parete. E dentro nella busta chiunque può scriverci dei messaggi, se vuoi lasciare un messaggio, roba del genere, e quello, vabbè, ci sta. Poi alla fine, quando torni a casa, te li leggi. Però in Secret Friend in realtà parla del fatto che dovevamo estrarre un nome da un cappello, da bigliettino con un nome, e quello lì doveva essere il tuo amico segreto. Dovevi fargli dei regali, oppure dei complimenti, sceglievi tu cosa fare, però comunque potevi coccolare una persona, mettiamola così. E lì, cioè, se sapevi un po' i gusti di una persona, ti potevi sbizzarrire. Tant'è che io avevo la mia secret friend che era una ragazza portoghese e lì io stavo morendo perché ogni 2x3 mi inventavo le peggiori cazzate da legare, tipo caramelle, cioè le birre che piacevano a lei, cioè di tutto, di tutto. È stato veramente divertente. Poi nel gruppo WhatsApp c'era gente che metteva l'immagine e diceva grazie Secret Friend per il regalo. Però fidatevi, vabbè, è stato molto figo. Andiamo avanti, che se no sto video dura 50 anni. Cosa mi ha lasciato? Cosa mi ha lasciato? Allora, come vi ho detto prima, cioè, io sono tornato a casa, cambiato sì, nemmeno così tanto, però ho capito che su certi temi io dovevo aprirmi. Infatti, banalmente, cioè, sono tornato a casa e ho raccontato il mondo agli altri, perché è stato veramente una figata. E credo di essere una persona un po' più aperta che riesce a raccontare anche di più, magari, dei propri problemi agli altri. Poi, cos'altro mi ha lasciato? Il fatto che so par- ho scoperto che posso leggere la conversazione in inglese, cioè è una cosa, è una cagata, però quando prima di andare lì ho detto no, devo parlare in inglese, non lo so se ce la farò, cioè sapevo di riuscire a reggere un po', ma non una settimana a parlare tutto il tempo in inglese, tipo al posto di dire ma che cazzo fa, cioè, passatemi il termine, al posto di dire ma che cosa fai, in quel dire what the fuck are you doing, per dire, però, cioè, dovevi entrare nel mood, di essere anche istintivo anche in inglese, questa roba, cioè, ho capito che riuscivo a farla. Un'altra cosa, vabbè, avere amici al di fuori dell'Italia, cioè amici della mia età, magari con passioni in comune, perché poi le trovi, cioè vengono fuori le passioni, quando stai a stretto contatto con delle persone una settimana viene fuori quello che ti piace, quello che non ti piace, cosa leggi, cosa non leggi, cioè di tutto viene fuori e vi dirò, avere amici al di fuori dell'Italia, banalmente, se io scrivo a, non dico ai lituani, però a qualcuno di quelli che sono venuti in vacanza, dico ragazzi, vengo a trovarli, loro sono i primi a dirti, oh mio Dio, dai, passa, vieni da me, stai a casa mia, cioè, questo tipo di rapporto. O io sono andato, vabbè, questo ve lo racconterò in un prossimo video, però sono andato in Portogallo. Sono andato in Portogallo, ho beccato una delle ragazze che avevo conosciuto a Grecia, cioè a Creta. Questa è stata, sono quelle cose che dici, che figata avere amici in giro per l'Europa. Poi sì, vabbè, è un'esperienza unica, inimmaginabile. Ce l'hai qua, se dovessi perdere la memoria piangerei, quando recupererò la memoria piangerei per il semplice fatto che mi sono ricordato certe cose. Questo, terminiamo questa roba qua, sennò poi andiamo avanti che vedo 20, mamma mia, troppo. Ok, allora. Ah, giusto. Allora, io vi ho detto come ho partecipato io, ma non come potreste partecipare voi. Allora, eh, partecipare.
Cioè, io vi ho detto delle associazioni, tutte queste robe qua. Però queste associazioni che ti permettono di partecipare a questi scambi hanno i loro profili social, tipo Instagram, Facebook. Ragazzi, io lo so che è brutto da dire, però Facebook per questo genere di cose è il massimo, fidatevi. Facebook perché hanno sia le pagine Facebook che i gruppi Facebook, tutte queste robe qua, e con quelli andate sul sicuro, perché ci sono i gruppi Facebook tipo Erasmus Plus per italiani, tipo queste robe qua, con dentro le varie associazioni, anche estere, che dicono, che mettono i post riguardanti agli scambi, del tipo manca un mese, stiamo cercando 3 italiani per partecipare a questo progetto che si trova in Spagna. Cioè, i post sono letteralmente così, e questa è la roba figa. E quindi vi ricordo, cioè, vi ripeto, fatevi Facebook. Cioè, per queste robe qua fatevi Facebook, fidatevi. Il mio regalo per voi, in realtà, è quello che mi sono messo l'altro giorno su Notion a cercare le associazioni e i gruppi Facebook e le pagine Facebook di queste associazioni, scusatemi la ripetizione, e le ho messe tutte su una bellissima pagina su Notion. Io vi lascio il link in descrizione, così almeno voi da lì potete vedere se ci sono delle opportunità anche per voi. Se volete, mamma mia, io sto guardando il tempo, è lunghissimo sto video. Se volete avere ulteriori informazioni, io vi dico non di iscrivermi su Instagram in direct, commentate questo video, ma non è perché voglio far salire gli analytics e l'algoritmo YouTube dice oh il video no, non è per quello, banalmente che se sono cose pubbliche tutti possono vedere sta cosa, quindi cioè tutti possono vedere le vostre domande e le mie risposte, per questo lo dico. Commentate qua sotto se avete dubbi, domande, tutte queste robe qua, e io cercherò di rispondervi il prima possibile e nel modo più esaustivo possibile. Esatto. Comunque, vi ripeto, il link di Notion, di quella roba di Notion, la pagina di Notion è pubblica apposta, perché così almeno voi potete vedere. Ci sono le 3 pagine, i 3 profili Instagram delle associazioni che conosco o altre persone sono andate in quelle associazioni. Sotto Facebook con i link di Facebook, con i link di sì, link dei gruppi e delle pagine Facebook, e vi dirò iscrivetevi alle le associazioni hanno i siti, iscrivetevi alle cavolo di newsletter di questi siti, perché loro le prime cose che fanno prima di pubblicarlo sui social, anzi anche è prendono, lo mandano in newsletter, perché sanno che comunque c'è gente che è interessata a queste cose, anzi sono i primi a essere interessati, quelli che sono iscritti alla newsletter. Quindi cercate di partecipare, cercate di leggervi le mail per questa roba qua. Detto ciò, io vi ringrazio per questo video, vi dico chiaramente guardate il video che c'è qua, che secondo me potrebbe piacervi. Per il resto, love and peace e adios.